ormai non ti danno nemmeno il tempo di smaltire la grigliata di Ferragosto, non te lo danno il tempo, no? E ti fai un bicchierino qua e là, ma la digestione nemmeno parte, che tu stai già lì, no? Al dessert. Questa notizia serve come dessert. Ma veramente, io a un certo punto dico, ma non fatevi infinocchiare, scusate se uso termini forse anche impropri, non fatevi infinocchiare. Io c'è una certa, no? Per giustificare anche l'ingresso di Conè, questa virata, e per virata intendo una virata progettuale, no? A livello di profilo. Tra l'altro oggi mi sono beccato un raffreddore, ragazzi, che tutto il giorno che sto col naso che cola. Perdonatemi, ma c'ho veramente i nervi a fior di pelle, pure a Ferragosto, i nervi col caldo, 40 gradi all'ombra, col raffreddore. No, oggi sto già così. E dicevo, no, qualcuno, anzi, no, tante pagine, una certa leggevo qua, no, ma se l'Inter riesce a piazzare Aslani, ma sai, Taremi, quell'altro, l'Inter già sta preparando il doppio colpo con Lookman, il doppio colpo. Mamma mia, quanto è bello sognare, quanto è bello. Ragazzi, io vi dico una roba. Mm, Già è tanto quello che sta. È già tanto, perché ve li ricordate o no? I mercati a zero. Anzi, ve li ricordate o no? I mercati fatti con il finanziamento di una cessione di UBIC. Ve li ricordate o no? Io sì, me li ricordo tutti. E vi dico che quest'anno già è stato preso Susic, Bonni, Luis Enrique, parliamo di 70 cucuzze qua là, e voi vi aspettavate anche davvero, davvero, con il Lookman, altri 100 milioni sul mercato. Ragazzi, non facciamoci infinocchiare, non facciamoci infinocchiare. Anzi, queste trattative lampo che durano un giorno, a me sembrano più mediatiche, che danno il senso di movimento, ma vi dico la verità, non so quando ci sia neanche poi di così costrutto. In un giorno la Roma ti dice che quello che poi asserivo ieri sera, cosa avevo detto? Ma è possibile che la Roma prende il giocatore più gasperiniano di tutti, il giocatore che i tifosi romanisti in un anno lo hanno già idolatrato, lo hanno messo in una teca e se lo godono. Guai a chi glielo tocca, mo prendevano via. La Roma ha bisogno di denaro per il fair play finanziario, con E servirà a finanziare e glielo vendiamo a Gasperini. Vedete, Gasperini è andato alla Roma non così per diletto, perché Gasperini all'Atalanta comunque gli prendeva chi voleva. È vero che l'Atalanta aveva sempre bisogno di monetizzare, ma Gasperini se l'è fatta anche prendere il giocatore. Vi ricordo anche che un giocatore che si è rotto come Scamacca neanche un giorno, 20 milioni, Reteghi, punto. Non so quante altre società. Quindi se Gasperini è andato alla Roma, non è che è andato alla Roma per fargli vendere i giocatori migliori e si accontenta, eh. Non è che si accontenta. E quindi è stato già messo un veto. Conè rimane alla Roma, che è quello che io mi aspettavo. Cioè la Roma che vendeva Conè per 40-45 milioni, che per carità è una bellissima cifra, ma con i prezzi di oggi mai nella vita te l'avrebbe data. E forse non c'è stato neanche il tempo di far partire la prima offerta ufficiale. Proprio per questo motivo vi dico, ma secondo me sono tutte robe che non lo so, ripeto, messe lì per dire che stiamo lavorando questo, quell'altro, Leoni, De Winter, appunto Conè, Luke. Però, ragazzi, però, però, vabbè. Ne parliamo, signori miei, anche se da parlare onestamente c'è poco. Da parlare c'è più del mercato della Roma, che perché si parla di fair play finanziario, eppure la Roma, il Sancho, che anche quello c'era l'Inter su Sancho, mi sembra che vada a Roma, eh. Ne parliamo. Prima vi invito a lasciare un like e iscrivervi se volete seguire i prossimi contenuti. Non attivate la campanella, vi ringrazio perché in tanti spolliciate per abbuffare questo algoritmo che ci rompe le scatole. Vi iscrivete per seguire i prossimi contenuti e vi ringrazio perché
seguito abnorme su tutte le piattaforme, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Grazie veramente per il supporto. Scusate, raga, oggi sto in condizioni veramente fisiche e mentali un po' che lasciano a desiderare. Sono appena rientrato dopo una buffata, ci siamo andati a mangiare, ma sole, caldo. Io non sopporto nessuno ormai, io resterei veramente chiuso, bello, relax, vabbè. E su Conè, sì, come vi dicevo, notizie di poco fa, confermata partita da Sky di marzo, e adesso Romano che ci dice la Roma rifiuta l'approccio dell'Inter, rifiuta la richiesta, la chiamata formale appunto dai nerazzurri, perché i Friedkin hanno deciso di non vendere Conè, che è un giocatore chiave, e Giampiero Gasperini ha anche indicato Conè come un giocatore cruciale per il suo progetto e quindi incedibile, di non di certo alle cifre proposte dai nerazzurri. Punto, chiuso, stop, che è quello che avevo detto ieri sostanzialmente. Mi meraviglierebbe che accettasse lo stesso Gasp di cedere un giocatore chiave come Conè, così, tanto per. E vi dicevo prima, ragazzi, la Roma avanza con forza per Bailey e Sancho, lo dice Di Marzio, decisione sia per Leon Bailey che per Jadon Sancho. Per l'esterno dell'Aston Villa i giallorossi lavorano a un prestito con diritto di riscatto, come raccontato. Per quanto riguarda l'inglese, Gasperini spinge per averlo. I contatti di oggi con i giocatori sono stati positivi e le parti lavorano per trovare l'intesa definitiva, soprattutto sull'ingaggio. Si lavora, eh. La Roma sta lavorando, eh. La Roma. L'Inter mi sembra che stia facendo un po' di chiacchiere, un po' di fumo qua e là, un po' di fumo, no? Ragazzi, non facciamoci prendere in giro, ecco, dico solo questo, non facciamoci prendere in giro. Che andassero su un profilo che serve, chiaro, perché se fai questa girandola di nomi, buttate lì a caso e poi non ne prendi mezzo, poi dai proprio anche l'idea, dai l'idea un po' di impreparazione e sta roba qua mi fa molto strano. Mi fa molto strano perché gente come Ausilio, gente come Rotta mi sembrano tutto tranne che impreparate. Eppure sto vedendo delle robe, ribadisco, a partire dalla post finale di Champions ad oggi sto vedendo delle robe onestamente non da Inter di Marotta. Non da Inter di Marotta nelle scelte, ribadisco, nella comunicazione dello stesso mercato. Sto vedendo le cose un po' strane, ecco, ribadi questa di Conè mi è sembrata una cosa talmente fuori luogo, talmente buttata lì, che mi chiedo davvero se hanno un'idea chiara su quella che sia la priorità oggi all'Inter. Prendere un giocatore che salti l'uomo, prendere un mediano alla Conè, prendere un centrale, che abbiano almeno un'idea, perché oggi mi sembra veramente di buttare lì a caso le cose. Addirittura qualcuno aveva detto: no, è stata la stessa Roma a proporre Conè all'Inter. Delle robe che ripeto, ormai ci facciamo andar bene tutto, non lo so. Vediamo. Io ribadisco, per me Conè è un giocatore fortissimo, l'ho detto ieri, lo ribadisco oggi, ma secondo me l'Inter ha deve avere oggi altre priorità. Deve avere oggi altre priorità, ma deve lavorarci seriamente su queste altre proprietà. Perché a me sembra che su Lookman si è detto: no, non abbiamo intenzione di stare una vita su questa trattativa, noi facciamo la nostra offerta, quella è punto e basta. Ma a me non sembra così, perché sta storia va avanti da un mese e mi sembra che siamo sempre là, mi sembra, no? Con quest'Inter che non rilancia, ma sai, sta alle porte, ma soprattutto non sta lavorando. L'Inter oggi non sta lavorando su un'alternativa a Lookman. E sta roba è strana, o meglio, non lo è. Cioè, significa che sotto sotto cova sempre l'idea di portarsi a casa Lookman, allora, no? Lo farà magari a fine mercato quando non sopraggiungerà, se non sopraggiungerà nessuna squadra su Lookman, allora si inserisce. Però a me sembra questa storia che veramente, l'ha visto con Buongiorno, e l'abbiamo visto con Bremer, e l'abbiamo visto con De Winter, l'abbiamo visto con lo stesso Leoni. Stai lì, lavora e poi se non affondi, ragazzi, la gente ti saluta, funziona così il mercato più che mai. Ma di questo non posso fare di certo una colpa all'Inter, ai dirigenti, ma il fatto che forse poi la voglia di spendere è quella che è,
e si commenta da solo. Comunque attenzione ai Friedkin, tanto criticati pure gli americani e quella, ma i Friedkin a me sembra che innanzitutto ascoltino molto la piazza, era già partito l'hashtag con E in, e mi sembra che in realtà facciano di tutto per accontentare i propri tifosi e per far accrescere il brand Roma. A me sembra così. Poi vedremo se prendono anche Bailey e Sancho, cioè Gasperini già parte su una buona base. Adesso si sta facendo prendere anche giocatori interessanti, o comunque che arricchiscono la rosa e non proprio. E sto parlando, ribadisco, della Roma. Vediamo quando parleremo concretamente dell'Inter. Vedremo. Vabbè, signori, buon Ferragosto. Spero che sia andato bene. Il mio. Ribadisco tutta la giornata. Perdonatemi. A pulirmi il naso. Non lo so che cavolo ho beccato. E niente, vi abbraccio. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Commentate, like, se volete. Iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Neschi.